Ciao e bentornato su Metasinergie. Io sono Silvio e questo è il canale dove mi racconto, dove racconto le mie esperienze e il mio percorso di crescita, sia personale che professionale, per arrivare, come dico io, alla versione migliore di me stesso. Nei video che ho pubblicato fino ad ora sto ripercorrendo le tappe che mi stanno aiutando a migliorare la mentalità per affrontare le mie sfide quotidiane e a comprendere gli aspetti quelli psicologici che possono in qualche modo limitarmi o bloccarmi nelle scelte che faccio tutti i giorni. Oggi però voglio parlarti di un argomento importante, che sono sicuro ti sarà di aiuto, delle abitudini e della forza che loro possono avere per migliorare notevolmente le qualità delle nostre scelte e quindi della nostra vita. A tal proposito sono sicuro tu abbia detto almeno una volta: da domani mi voglio svegliare prima, oppure da lunedì inizio la dieta o magari inizio ad allenarmi. E sono anche sicuro che tu ci abbia realmente provato, probabilmente anche con entusiasmo, ma quante volte dopo aver iniziato tutto è tornato come era prima? Beh, se ti è successo sappi che ti capisco, perché è una cosa che prima o poi capita a tutti. Devi sapere che non si tratta di una tua colpa, ma probabilmente della mancanza di buone abitudini all'interno della tua routine quotidiana. La cosa positiva però è che ci sono persone che sanno superare questo ostacolo ed oggi ti spiegherò come fanno a rendere le cose più semplici. Beh, all'inizio ho creduto che bastasse la motivazione, che la forza di volontà fosse tutto. Beh, sono ancora convinto che sia un componente fondamentale da avere per innescare il processo di miglioramento. Ne ho parlato approfonditamente nel video che ho intitolato Il segreto del successo, che ti lascio in descrizione. Ma poi ho scoperto qualcosa che mi ha fatto fare un passo in avanti, un passo in più. Ho scoperto la potenza delle abitudini. Quelle piccole azioni che ripeti ogni giorno, quasi senza pensarci, sono proprio loro che decidono chi sei e soprattutto chi sarai. Ma lasciami anche dire una cosa, forte ma vera. Tu non sei quello che fai ogni tanto, tu sei quello che fai ogni giorno. C'è una frase di Will Durant, un filosofo statunitense del Novecento, che mi sta accompagnando in questo percorso e che riassume tutto questo. Noi siamo ciò che facciamo ripetutamente. L'eccellenza dunque non è un atto, ma un'abitudine. E più vado avanti, più mi accorgo di quanto questo sia vero. Non servono scelte eroiche o rivoluzioni improvvise, serve disciplina. Ma la disciplina quotidiana serve costruire giorno dopo giorno un sistema di abitudini sane, utili e che potenziano la nostra capacità e le nostre competenze. Ma sai qual è la parte più bella? Che una volta create sono loro a portarti avanti, anche quando non ne hai voglia, anche quando sei stanco, quando il mondo fuori ti spinge a mollare. Ed in questo ci viene incontro la scienza. Secondo uno studio pubblicato sull'European Journal of Social Psychology, ci vogliono in media 66 giorni perché un nuovo comportamento diventi automatico. Quindi non un giorno, 2 giorni, nemmeno 2 settimane, ma più di 2 mesi di costanza, anche quando non ne hai voglia. E capisci che la differenza tra chi arriva e chi resta fermo è quindi una questione di sistema. Questo studio è stato condotto da Filippa Lelli, una ricercatrice del campo della psicologia presso l'università della University College of London. L'obiettivo era semplice ma potente: comprendere quanto tempo serve nella vita reale perché un comportamento ripetuto intenzionalmente diventi poi un'abitudine vera. Lelli e il suo team hanno seguito 96 persone chiedendo loro di scegliere un nuovo comportamento salutare da introdurre nella propria vita quotidiana. Qualcuno ha scelto di bere bottiglie d'acqua dopo pranzo, altri di fare una passeggiata ogni giorno o di mangiare un frutto a colazione. Cose semplici, comportamenti quindi realistici. Ogni partecipante ha poi registrato quotidianamente quanto il comportamento scelto stesse diventando automatico, cioè quando lo eseguiva senza pensarci, come se fosse diventato una routine spontanea. Analizzando i dati raccolti, i ricercatori hanno scoperto che in media servono appunto quei 66 giorni perché un comportamento diventi automatico. Ma attenzione però, questo è un valore medio. Il range osservato varia dai 18 a ben 254 giorni, a seconda del tipo di abitudine, della complessità del comportamento poi della stessa persona.
Questo però significa che alcune abitudini semplici possono essere acquisite in meno di un mese, mentre altre, più complesse, richiedono in qualche modo più pazienza e anche probabilmente più determinazione. Beh, un'altra scoperta interessante è che saltare un giorno non compromette in modo significativo il processo di formazione di questa abitudine. Quindi non bisogna essere perfetti, bisogna però essere costanti. E la direzione, non la perfezione, che in qualche modo conta e fa la differenza. Io posso dire che oggi ho una routine tutta mia. Certo, costruita nel tempo, con fatica di dedizione, ma diventata in qualche modo parte di me. E oggi te la voglio raccontare. Beh, iniziamo. Ogni mattina mi sveglio alle 6, puntuale, senza bisogno addirittura della sveglia. Il mio corpo ormai si è abituato e sa che è il momento di iniziare la giornata. E delle volte lo capisce anche prima che io voglia svegliarmi, però rimango, dopo essermi svegliato qualche minuto a riflettere su ciò che voglio fare durante la giornata, sul mio lavoro, sul mio progetto Metasinergie, su come posso poi crescere ancora. Cerco però di non toccare, dopo essermi alzato, subito il telefono. Non è semplice, lo so, è una tentazione che coglie tutti. Però è una scelta consapevole. La prima cosa che faccio quindi dopo essermi rinfrescato non è prendere il telefono, ma prendere un libro. Sì, leggo, ma non tanto, quel po' che serve. Imposto un timer di circa 15 minuti e apro un libro. Ogni giorno è diventato un rituale e mi manca quando non lo faccio. Solo dopo aver fatto questo accendo il telefono, ma non per fare scrolling a vuoto. Mi limito a leggere quelle che sono le notizie principali, le notizie più importanti. Sono iscritto a tal proposito ad un paio di newsletters ben fatte che mi aiutano a selezionare quello che per me conta, evitando quindi le trappole della distrazione digitale. Su questo voglio restare molto focalizzato, quindi sui miei obiettivi, e non perdermi nei contenuti spazzatura che purtroppo in qualche modo affollano i social. Cerco di evitarne alcuni nello specifico che non voglio nominare, ma non è tanto difficile pensare quali possano essere. E subito dopo do lo sguardo ai mercati finanziari. Cerco di cogliere i trend principali, anche qui spendo poco tempo, però quel poco tempo che mi serve per capire cosa sta accadendo nel mondo. È un momento veloce quindi, ma per me sicuramente prezioso. E poi, prima di uscire di casa, mi dedico una mezz'ora circa al mio progetto Metasinergie. Quindi in tal caso posso dire di preparare i contenuti, organizzo le mie idee, costruisco insomma quello che per me è senza dubbio valore, che poi voglio portare a te che mi stai ascoltando. E tutto questo lo faccio comunque anche quando non ne ho voglia, perché con la disciplina non si misura nei giorni buoni, ma magari fosse così, ma sicuramente in quelli difficili. E pensa che tutto questo avviene solo la mattina. Dopo il lavoro, nelle mie 8-9 ore di giornata lavorativa, dopo quel momento vado in palestra 4 volte a settimana. È il mio spazio per sfogarmi. Sicuramente una parte importante della mia giornata, ma la uso anche per continuare a crescere. Durante gli esercizi, infatti, che per lo più quelli meccanici, ascolto e guardo solo contenuti che mi arricchiscono. Mi concedo un po' di spazio vedendo qualche video su YouTube, cercando però con cura cosa vedere. Niente però TikTok, niente Instagram, non mi serve rumore, mi serve contenuto. E in quell'ora di allenamento riesco a dedicarla apertamente anche alla mia formazione. Guardo almeno 2 o 3 video sulla finanza, sul linguaggio del corpo, sull'esposizione verbale e sul benessere mentale. In tutto questo guardo anche però i miei video.
Anzi, è una delle prime cose che faccio, perché mi piace osservarmi, voglio osservarmi per migliorare. Ci tengo particolarmente ad analizzarmi, cerco di capire dove sbaglio, per capire quindi dove poter poi migliorare. Con le parole che uso, il tono con cui le dico, la postura, l'energia che dedico a tutto ciò mi aiuta tanto a migliorare, ed è una cosa che credo porti valore ad entrambi. D'altronde, se ci pensi, quando è che ci capita di vederci? Non è che passiamo il tempo davanti allo specchio per poterci analizzare. Questo senza dubbio mi aiuta, e così facendo cresco giorno dopo giorno. Beh, se ci provi anche tu, vedrai che funziona. Adesso non ti dico di fare i video su YouTube, perché magari è una cosa che potrebbe non interessarti, però c'è da dire che per tutte le persone che si allenano, in palestra per esempio vedo troppa gente con lo sguardo perso nello smartphone, scrollano distratti, quasi ipnotizzati dai contenuti inutili. Non so perché, ma quando li vedo provo tristezza. Sì, e pensare che nel migliore dei casi ascoltano musica, che per carità va bene, anzi, delle volte lo faccio anch'io perché comunque mi dà lo stimolo, quelle volte che sono magari particolarmente stanco o devo spingere un po' di più con i pesi, ma nessuno, quasi nessuno si allena anche con la mente. E questo è un peccato. Prova a dare un'occhiata in palestra e se ti verrà da sorridere vedendo quello che ti ho detto, beh, secondo me avrai già acquisito consapevolezza, un passo importantissimo verso la tua crescita personale. Beh, tutto quello che ti sto dicendo adesso non sottovalutarlo. Potrà, secondo me, tornarti utile. Ed in tutto questo siamo ancora al pomeriggio, ma poi arriva la sera, perché non finisce qui. Anche la sera per me è un momento di crescita, ma lo ammetto, rallento. È un momento in cui con sicuramente più tranquillità mi prendo un ultimo spazio per dare un'occhiata ai mercati, per capire come abbiano chiusi, come abbiano chiuso, per vedere se i miei titoli abbiano performato o meno, se ci sia il caso di aprire o chiudere qualche posizione. Controllo infatti come hanno performato i miei titoli e seguo l'andamento dei miei investimenti, perché in tutto questo ci tengo a far crescere non solo me stesso, ma anche la mia stabilità futura. Bene, se ora ti starai chiedendo da dove nasce tutto questo, come faccio in qualche modo a mantenere questo ritmo e questa determinazione, beh, io credo che ci sia una risposta. Ci ho pensato a lungo e credo che la risposta giusta sia lo sport. Ho praticato per tanti anni arti marziali, da agonista. Ed è lì che ho imparato il significato profondo di due parole: la disciplina e la dedizione. E in questo, mi piace dirlo, devo tanto a mio padre. È sempre stato presente, sempre motivante, mi ha trasmesso quella voglia di migliorarmi, quel senso di responsabilità verso ciò che faccio, che io oggi porto con me in ogni ambito della mia vita. E sì, è proprio così. Ricordo a tal proposito ogni allenamento, ogni singola ripetizione, ogni gesto, anche quello che può essere considerato il più semplice. Ricordo che veniva ripetuto fino allo sfinimento, perché mh, quando arriva il momento della verità, quando sei lì sul ring pronto per misurarti contro il tuo avversario, beh, senza dubbio io credo che lì non ci sia il tempo per poter pensare. Reagisci distinto con ciò che hai allenato nel tempo, con tutte le ripetizioni. E nella vita, secondo me, funziona allo stesso modo. Non ti credere. Vuoi gestire meglio le tue emozioni? Allena la consapevolezza. Oppure, vuoi migliorare la tua produttività? Allora allena la concentrazione. Ma ricordati di farlo ogni giorno, senza mollare un attimo. Lo so, probabilmente non è glamour, non è facile, ma è reale.
Proprio così. La verità è che il successo, in qualunque campo, nasce da una routine invisibile, quella che nessuno vede, quella fatta di piccoli gesti costanti, coerenti, ripetuti nel tempo. Ecco perché chi ha abitudini forti ha il controllo. Ha il controllo della mente, del proprio corpo e quindi della propria vita. E io oggi sono qui a costruire le mie giornate in funzione dei miei obiettivi. Perché in tutto questo percorso che sto seguendo ho imparato che le abitudini decidono il mio futuro molto prima delle mie decisioni. Io non so te, ma non voglio più vivere inseguendo l'energia di un momento. Voglio costruire la mia energia, giorno dopo giorno, con scelte consapevoli, con abitudini che in qualche modo possano elevarmi e non frenarmi. E in tutto questo tu che tipo di routine stai costruendo? Scrivimelo, mi farebbe piacere. Le tue abitudini ti stanno avvicinando alla persona che vuoi diventare o te ne stanno allontanando? Fammi sapere, ci tengo affinché ci sia uno scambio tra di noi. Scrivimi, non avere timore, ti risponderò anche molto volentieri. Con questo voglio concludere il video dicendo questo. Non sottovalutare mai il potere di una piccola azione, fatta ogni giorno, perché alla lunga quelle piccole azioni diventeranno la tua identità e la tua identità diventerà il tuo destino.